Vabbè, vabbè, vabbè. Io ormai ci rinuncio. Non è che ci rinuncio. Eh, io non so da dove iniziare, da dove partire, di cosa parlare. Riusciamo ad affrontare queste gare in maniera sempre peggiore, sempre peggiore. Ma lasciamo stare la tattica, lasciamo stare anche la tecnica, e per la tecnica mi rivolgo a chi c'era in campo stasera. Ma parliamo dell'atteggiamento, parliamo di questo, quello che manca in queste partite. Io devo vedere l'Inter che in Coppa Italia fa la melina perché poi c'è il derby. Non la gioco quella partita perché poi c'è il derby. E la Champions è l'andata. Ma sai che c'è? I miei giocatori migliori, Zielinski, Di Marco, li lascio stare perché poi c'è il campionato. E c'è il campionato, c'è e quindi tu giochi, o meglio, tu aspetti queste gare, le attenti, le brami e devo vedere. Scusate, scusate, meglio che si è staccato tu, meglio che si è staccato tutto e magari non avete sentito niente, meglio. Ci guadagno io, ci guadagnate voi. Dico, aspetto queste gare e ogni volta mi devo trovare una squadra sempre più, ma io credo bloccata mentalmente, perché poi al netto dei meriti del Milan, che oggi è stata superiore all'Inter, oggi il Milan è stato superiore all'Inter, tatticamente, anche tecnicamente, è stato superiore il Milan, è stato superiore, non è che c'è molto altro da aggiungere. Dispiace, ma sapete, segnate sto Pignà. Io, no, ma no, ma cioè, io sto pensando a quelli che mi scrivevano. No, ma è perché tu sei prevenuto, magari, ma vedi che Luis Enrique sta migliorando. Mannaggia la miseria che devo sentire! Ma cosa devo sentire? Ma cosa devo dire? Dobbiamo difendere l'indifendibile perché in qualche modo bisogna tutelare. Ma chi dobbiamo tutelare? Ma chi? Io da sportivo mi voglio godere una partita e parlo di quello che vede. Ma chi dobbiamo tutelare? Cioè che dorme, un giocatore che dorme. Io non lo so, avete visto? Palla Fofana che imbuca come se fosse Modric ed è Stupignan che si trova a tu per tu col portiere. Perché? Perché c'è la bella statuina. Però sta migliorando, vabbè. Ma non è questo il punto, cioè non è neanche Luis Enrique, ci mancherebbe altro, assolutamente, questo che sia chiaro. Anche perché noi siamo capaci di lamentarci sì, di Thuram, di Thuram, che tra l'altro pensavo che non si sentisse l'assenza viste le recenti prestazioni, eppure Boni peggio, però questi ragazzi, diciamo, primo appuntamento realmente importante, non è che posso in qualche modo andare da Pio Esposito e da Bonnier e dire che oggi eravate voi quelli che dovevate trainare la squadra. No, francamente no. Oggi sono mancati tutti, è mancato Di Marco, per esempio, che l'unica altra palla gol, l'unica che costruiamo, l'unica palla gol importante dell'Inter nella ripresa ce l'ha Di Marco. E se Di Marco a tu per tu me la butta alle stelle, ecco, cioè io credo che sia proprio questa la fotografia. Di Marco, giocatore che sta facendo un'annata clamorosa. Se anche lui in una partita del genere, in una delle poche situazioni, col suo mancino riesce a mandarla in piccionaia, credo che questo la dica lunga su come questi ragazzi dinanzi a queste partite si bloccano, si perdono in un bicchiere d'acqua. E ripeto, sull'1-0
il Milan non ci ha castigato, ha avuto un paio di situazioni e Saelemaekers che la butta alle stelle. Chi era più, no? Un paio di situazioni nell'area. Nella ripresa Leao ha due chance, una sul sinistra è un 3 contro 2, non sfruttato bene. È andata di lusso, anche se inizio partita Sommer ci ha provato, ci ha provato subito Sommer, subito ci ha provato, poi 30 minuti poi di nulla, ragazzi. Non so se avete visto i primi 30 minuti. I primi 30 minuti dove il Milan non si scomponeva e tu Inter stavi lì anche, no? A non fa niente, bloccatissima. E poi c'è stata l'occasione di Mkhitaryan che fa una bellissima discesa e poi non capisco, la passa al portiere. Vabbè. Ragazzi, non so di dove vogliamo andare a parare. Volevo dire sto fatto di Lautaro, l'ultima cosa, perché sì, siamo stati capaci di attaccare ogni che ci mancherebbe le critiche, come dico sempre, le critiche se non offendono ci stanno, è giusto così. Cioè, ma parecchi su Lautaro ci sono andati giù duro, eh. Lautaro è il miglior giocatore che c'è, il miglior giocatore che ha l'Inter perlomeno, cioè, ma senza se e senza ma, perché Lautaro se non segna, quando non segna, perché diciamo che non segna in queste partite, eppure lascia tutto in campo, eppure dal punto di vista della personalità non gli puoi dire a Lautaro Martinez, non gli puoi dire quindi da un lato sono contento che stasera non c'è Lautaro e ci rendiamo conto del nulla cosmico che abbiamo visto lì davanti. E poi forse è arrivata l'ora di capire che sul mercato un giocatore, non dico 5, 10 come ce l'hanno tutte le squadre hanno almeno 3 giocatori che saltano l'uomo, almeno 3, tutte le squadre, lo ribadisco, tutte le squadre hanno almeno 3 giocatori che saltano l'uomo. Non è possibile che nell'Inter per provare a fare qualcosa deve entrare Diouf, devono entrare questi giocatori. Nulla da togliere a Diouf, nulla da togliere a Frattesi, ma non è possibile che la speranza dell'Inter deve essere questa. No, non è possibile. Io non dico di averne 3 come ce l'hanno tutte le squadre, tutte, ma almeno uno quest'estate compratelo, perché in partite così chiuse contro le piccole e medio piccole l'abbiamo visto, in qualche modo giri, fai e trovi il buco, ma contro un Milan no, solido, chiuso, ben messo, che non ti concede spazio, stai lì titin tatan titin tatan titin tatan titin tatan titin, e l'abbiamo visto anche col Bodo, titin tatan titin tatan, e la palla che va da destra, poi va a sinistra, poi va a destra, poi va a sinistra, poi cross in mezzo, fuori, sinistra, cross in mezzo, parata del portiere, e questo è. Ma non è che ci vuole uno scienziato per capire che almeno un giocatore di imprevedibilità va preso. Non è che ci vuole uno scienziato. Questo è. E niente. E per chiudere, un messaggio agli amici ai Marottiani League. Ai Marottiani League un messaggio lo mandiamo, perché sapete benissimo che mai e poi mai io mi attacco a episodi arbitrali, ma mai nella vita. E l'ho detto prima, lo ribadisco adesso, il Milan vince strameritatamente. Ma se quello che ho visto a fine gara, che un giocatore dell'Inter prende la palla col braccio che è così, ci sono le inchieste parlamentari, i Marottiani League insorgono, invadono il pianeta Terra. Se un giocatore dell'Inter prende la palla che è così, insorgono. E io mi rivolgo a quelli, non chi come me ama il calcio e non fa storie, non fa scene sul nulla. Mi rivolgo a quelli, perché se un giocatore prende la palla così insorgono. Questo voglio dire, stop, chiusa là, perché non c'è stata gara, il Milan vince, punto. E niente, va bene. Signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, sicuramente tante cose di cui bisognerebbe trattare e in questo momento la mia testa va un po' così, perdonatemi, a caldo sapete che sono un po' sanguigno, magari poi domani ci torniamo con
con più tranquillità, se è possibile. Per il momento una buona notte per chi è buona.